contratto di governo stipulato lo scorso maggio dal Movimento 5 Stelle e dalla Lega ribadisce che l'Italia considera gli Stati Uniti suo alleato privilegiato. Legame rafforzato dal premier Conte, che nell'incontro col presidente Trump in luglio ha stabilito con gli USA una cooperazione strategica, quasi un gemellaggio, in virtù del quale l'Italia diventa interlocutore privilegiato degli Stati Uniti per le principali sfide da affrontare. È una cooperazione strategica, quasi un gemellaggio, oserei dire, in virtù del quale l'Italia diventa punto di riferimento in Europa e interlocutore privilegiato degli Stati Uniti per le principali sfide da affrontare. Allo stesso tempo, però, il nuovo governo si è impegnato nel contratto a una apertura alla Russia, da percepirsi non come una minaccia, ma quale partner economico e addirittura quale potenziale partner per la NATO. E come conciliare il diavolo con l'acqua santa. Viene infatti ignorata sia dal governo che dall'opposizione la strategia USA di demonizzazione della Russia, mirante a creare l'immagine del minaccioso nemico contro cui dobbiamo prepararci a combattere. Tale strategia è stata esposta in una audizione al Senato da Wes Mitchell, vice segretario del Dipartimento di Stato per gli affari europei e eurasiatici. E gli dice: per fronteggiare la minaccia proveniente dalla Russia, la diplomazia USA deve essere sostenuta da una potenza militare che non sia seconda a nessuna e pienamente integrata con i nostri alleati e tutti i nostri strumenti di potenza. Il bilancio militare, gli Stati Uniti hanno cominciato a ricapitalizzare l'arsenale nucleare, comprese le nuove bombe nucleari B-6112 che dal 2020 verranno schierate contro la Russia in Italia e altri paesi europei. Gli Stati Uniti, specifica il vice segretario, hanno speso dal 2015 11 miliardi di dollari, che saliranno a oltre 16 nel 2019, per la cosiddetta iniziativa di deterrenza europea, ossia per potenziare la loro presenza militare in Europa contro la Russia. All'interno della NATO, gli Stati Uniti sono riusciti a far aumentare di oltre 40 miliardi di dollari
la spesa militare degli alleati europei e stabilire 2 nuovi comandi, di cui quello per l'Atlantico contro la cosiddetta minaccia dei sottomarini russi è situato negli USA. In Europa, gli Stati Uniti sostengono in particolare i cosiddetti stati sulla linea del fronte, come la Polonia e i paesi baltici. E hanno tolto le restrizioni per fornire armi a Georgia e Ucraina, ossia agli stati che con l'aggressione all'Ossetia del Sud e i push di piazza Maidan hanno innescato la escalation USA-NATO contro la Russia. L'esponente del Dipartimento di Stato accusa la Russia non solo di aggressione militare, ma di attuare negli Stati Uniti e negli Stati europei campagne psicologiche di massa contro la popolazione per destabilizzare la società e il governo. Per condurre tali operazioni, che rientrano nel continuo sforzo del sistema putiniano per il dominio internazionale, dice l'esponente del Dipartimento di Stato, il Cremlino usa l'armamentario di politiche sovversive impiegato in passato dai bolscevichi e dallo Stato sovietico, aggiornato all'era digitale. Westminster accusa la Russia di ciò in cui gli USA sono maestri. Hanno 17 agenzie federali di spionaggio e sovversione, tra cui quella del Dipartimento di Stato. Lo stesso che ha appena creato una nuova figura, il consigliere senior per le attività maligne della Russia, incaricato di sviluppare strategie interregionali. Su tale base, tutte le 49 missioni diplomatiche USA in Europa e Eurasia devono mettere in atto nei rispettivi paesi specifici piani di azione contro l'influenza russa. Non sappiamo qual è il piano d'azione dell'ambasciata USA in Italia. Lo saprà però quale interlocutore privilegiato degli Stati Uniti il Premier Conte. Lo comunichi al Parlamento e al Paese prima che le attività maligne della Russia destabilizzino l'Italia.